Stai cercando un sistema di filtri versatile, di ottima qualità, adatto sia alla fotografia che al videomaking e che magari non costi una fortuna? Ho provato in anteprima i filtri Freewell K2 e posso anticiparti che per molti fotografi e videomaker possono essere la soluzione ideale, non per tutti purtroppo. Ciao, sono Mariano di videozappo.com. Sto utilizzando i filtri Freewell K2 ormai da un paio di mesi e oggi voglio condividere tutto quello che ho imparato, prestazioni, versatilità, pregi e difetti. Al termine di questa recensione saprai tutto quello che c'è da sapere e soprattutto se possono essere adatti alle tue esigenze sia di fotografo che di videomaker. Prima però dammi una mano col canale e metti un bel like a questo video. Io non ho pagato i filtri Freewell K2, mi sono stati spediti da Freewell chiedendomi la mia onesta opinione, non sono stato pagato e nessuno ha revisionato questo video prima della sua pubblicazione. Cominciamo col vedere come funziona questo sistema di filtri Freewell che è basato tutto quanto su questo oggetto, cioè sul portafiltri. È costruito tutto in metallo piuttosto robusto, estremamente preciso, direi decisamente ben fatto. Anche il tappo frontale è in metallo ed è magnetico. Il tappo posteriore, anch'esso in metallo, serve per proteggere i filtri eventualmente montati nel portafiltri, ma anche il portafiltri stesso eventualmente, e puoi smontarlo allentando queste due viti e poi schiacciando queste due sicure. Nell'istante in cui hai le viti allentate, questo comunque non esce e ti permette di ruotare l'intero portafiltri. Bloccando con queste viti il sistema non ruota neanche più. Per collegare il portafiltri all'obiettivo si utilizzano degli anelli appositi che sono disponibili fino al diametro di 82 mm. Questo anello si avvita all'obiettivo, dall'altra parte è concepito per ricevere il portafiltri e puoi lasciare gli anelli sempre montati sull'obiettivo perché è disponibile un tappo anche per questo anellino e questo ti consente, vedi, di collegare il portafiltri davvero in un istante. Il sistema è basato su due tipi di filtri, quelli tondi come quello che ho in mano in questo momento, che da un lato è un polarizzatore con una densità neutra 32x e dall'altro è un ND variabile da 6 a 9 stop. Per utilizzare l'ND variabile hai bisogno anche di questa apposita basetta che si monta all'interno, vedi, del portafiltri. Se vuoi utilizzarlo come polarizzatore devi rimuovere questa basetta e collegare direttamente il filtro al portafiltri a questa maniera qui e così sei libero di ruotarlo come meglio credi. Ci sono poi i filtri a lastra che si inseriscono in questa apposita fessura che vedi si scopre a questa maniera qui e anche qua hai a disposizione un sacco di possibilità. Per alcuni filtri è importante che la macchina sia in bolla, che il filtro stesso sia in bolla e dunque c'è questa piccola bolla qui dietro, non particolarmente visibile ma comunque svolge il suo compito. Con i filtri più lunghi e che vanno regolati in altezza, come per esempio questo qua, che è un ND graduato, hai la possibilità di aprire questa parte sottostante e in questo modo il filtro può scorrere liberamente, dunque lo puoi utilizzare senza alcun problema. Ovviamente questo tipo di filtro è compatibile con quello frontale, dunque puoi utilizzare contemporaneamente tanto un filtro a lastra quanto un filtro tondo, dunque un polarizzatore con densità neutra o un ND variabile. Nel kit di base è compreso il polarizzatore con la densità neutra, il portafiltri ed una serie di anelli, oltre ovviamente alla possibilità di utilizzare il filtro girato con la sua base apposita per avere la densità neutra che va da 1 a 5 stop e da 6 a 9 stop, dunque puoi coprire praticamente qualunque esigenza di videomaking in esterni. Oltre al kit puoi acquistare anche tutti gli accessori necessari, dunque i tappi, gli anelli extra di cui dovessi aver bisogno, i filtri a lastra, qualunque cosa del sistema è disponibile anche singolarmente. Come vanno questi filtri? Lo stai vedendo, ho montato l'ND 6-9 stop regolato intorno ai 7 stop di intervento, ma dalle prove che ho fatto in studio, da un punto di vista della nitidezza, anche nel peggiore dei casi, dunque ND variabile più un secondo filtro
totale 3 pezzi di vetro montati davanti all'obiettivo, la nitidezza è praticamente indistinguibile con o senza filtro, quantomeno nelle mie condizioni di scatto con la Sony A7 IV 33 megapixel, che insomma non sono neanche pochissimi. Stesso discorso vale per il FLAR. I filtri ND variabili coprono l'intervallo da 1 a 9 stop, suddiviso in due sezioni, diciamo così, 1 5 stop e 6 9 stop. Per utilizzarli ricorda che devi montare l'apposita base per i filtri ND variabili. Il 6-9 stop, quello che stai vedendo in questo momento, a mio avviso è vicino alla perfezione. È chiaro che è comunque un polarizzatore, finisce con l'interferire con il cielo, ma molto meno di quello che immaginavo, e soprattutto hai la possibilità di ruotare l'intero sistema, per cui puoi diminuire, dunque fare in modo che questo intervento sia il meno visibile possibile. Se non sai che cos'è la polarizzazione è perché un ND variabile ci interferisce, ma anche se non conosci l'uso dell'ND variabile, che se sei un videomaker è praticamente un oggetto indispensabile, ho trattato nel dettaglio questi argomenti, ti lascio i relativi video linkati nella descrizione e nella card qui sopra alla mia testa. Il filtro ND variabile 1.5 stop scalda un pochino di più di quanto avrei voluto, va leggermente peggio del Nisi 1.5 stop, anche questo provato sul canale è il migliore in assoluto che io abbia mai testato dal punto di vista di qualità pura, va un po' meglio appena di questo Freewell dal punto di vista della praticità. Ovviamente il Freewell è decisamente più comodo, neanche a dirlo, gli ND variabili hanno i fermi a fine corsa per impedirti di rotarlo troppo e dunque creare l'artefatto AX tipico degli ND variabili più economici, hanno le tacche per indicarti il livello di intervento e queste tacche sono piuttosto precise. Il polarizzatore e il polarizzatore con la densità neutra 32x sono ottimi, funzionano benissimo, esattamente come ti aspetteresti da un polarizzatore di alta classe. Ti ripeto, se non sai a cosa serve un polarizzatore, link nella descrizione. Per questo sistema sono disponibili svariati filtri a lastra. In questo momento ho montato il Mist, una sorta di diffusore, anche questo testato sul canale con l'intensità da mezzo, bella potente, che ammorbidisce, come vedi un po' l'immagine, rende un po' meno cattivi gli obiettivi, ma per il sistema sono disponibili tanti filtri, c'è il Gold e il Blue Strike, anche questi provati sul canale, neanche a dirlo, il link nella descrizione, ma anche gli ND graduati, oltre ovviamente agli ND fissi. Tutti questi filtri sono nello standard Freewell, dunque di qualità eccellente. Puoi guardare con i tuoi stessi occhi, oltre a quello che già stai vedendo, puoi scaricare dal Video Zappo Fan Club, linkato in descrizione, tutte le foto, i test in studio che ho realizzato con questi filtri, così potrai valutarli nel dettaglio. Per parlarti di soldi ho montato l'ND 1.5 stop, così puoi valutarli. T'accennavo all'inizio che puoi risparmiare sui filtri Freewell K2, tra un attimo vediamo per quale motivo potrebbero non essere adatti a tutti. In questo momento i filtri Freewell K2 in questo preciso istante sono entrati in vendita su Indiegogo, il link nella descrizione qui sotto. I primi 1000 set di filtri saranno venduti a $350. Praticamente avrai a disposizione i due filtri ND variabili, i due polarizzatori, quello normale e quello con la densità neutra, il portafiltri, gli anelli e il tappo anteriore e posteriore, tutto nella apposita custodia in pelle. Tutto questo per $350, praticamente poco di più di un singolo ND variabile di Polar Pro, e ti assicuro che la qualità, specialmente per il 6.9 stop, se la battono da vicino. Il secondo set di 1000 filtri sarà venduto sempre su Indiegogo a $400, dal 2001 in poi li pagherai $500, dunque per risparmiare è fondamentale ordinare il prima possibile per rientrare nei primi 1000 che pagheranno $350. Il link nella descrizione è a Indiegogo, ma i filtri sono già in produzione, dunque puoi acquistare tranquillo. Indiegogo è un sito di crowdfunding, non di e-commerce, ma nonostante questo appunto la produzione è già iniziata, dunque puoi acquistare assolutamente tranquillo. Tutti gli altri filtri,
quelli all'astra, il gold o il blue streak, il mist, i vari ND, tutti gli altri filtri disponibili avranno un prezzo che oscillerà tra i 50 e i 100 dollari a seconda del tipo di filtro. Ricapitolando le cose che mi sono piaciute del sistema di filtri Freewell K2, direi prima di tutto il prezzo, con 350 dollari in questo momento, ma anche a 500 dollari, insomma, se guarderai questo video tra un po' di tempo porti a casa 500-800 euro di roba se vai a cercare materiale di questa qualità, perché ti ricordo che anche il kit di base è composto praticamente da 4 filtri, i 2 polarizzatori e i 2 ND variabili. E sono poi dei filtri True Color, interferiscono poco con la cromia dell'immagine e per inciso in questo momento stai guardando l'1.5 stop, quello che ti dicevo a prestazioni leggermente inferiori, e lo stai vedendo al suo massimo livello di intervento, dunque al peggio possibile. Ti rendi conto che insomma da questo punto di vista con 350 dollari porti a casa davvero tantissima roba. Mi è piaciuta anche la versatilità del sistema che ti permette di combinare l'ND variabile o il polarizzatore se vuoi insieme a filtri ND fissi o ND graduati, e anzi a brevissimo uscirà proprio qua sul canale YouTube, ottima ragione per iscriverti, un video dove ho utilizzato questa combinazione di filtri. Avevo un pezzo di cielo che andava fuori controllo, era troppo chiaro, con l'ND graduato insieme all'ND variabile sono riuscito a gestire la situazione e molto mi è piaciuta la possibilità di ruotare l'intero portafiltri, e questo ti permette di gestire l'interferenza del cielo con il polarizzatore, e questa cosa credo che sia esclusiva di questo sistema Freewell, non mi era mai capitato di incontrarla. Un po' di meno mi è piaciuto l'ingombro complessivo di questo sistema, non che sia particolarmente grande, è pressoché identico a tanti altri prodotti della concorrenza, però rispetto al sistema precedente è un po' più ingombrante, e a livello di versatilità è senz'altro apprezzabile il fatto di poter utilizzare 2 filtri insieme, ma per molti fotografi si rende necessario utilizzarne talvolta 3. Considera anche che, come in realtà accade con la maggior parte di questo genere di sistemi, non puoi utilizzare un paraluce, ma soprattutto che il portafiltri Freewell K2 non è compatibile con i filtri all'astra standard, intendo quelli 10x10 o 10x15 spessi 2 mm. Per non farci mancare nulla, ecco un bel controluce, questo è l'ND variabile. L'1.5 stop, il sole sta tramontando alle mie spalle e vediamo a chi sono adatti questi filtri. Secondo me, se fai il videomaker e ti piace girare soprattutto con ottiche fisse, i cosiddetti prime, la possibilità di cambiare molto rapidamente il filtro è estremamente comoda, e questi filtri sono adattissimi. Ma in generale per i videomaker mi sembra un gran bel sistema, anche se scatti con obiettivi zoom, la possibilità comunque di lasciare un anello montato sulla macchina e cambiare a volo il filtro è una grandissima comodità, così come lo è la possibilità di utilizzare insieme all'ND variabile anche altri filtri. Trovo questo sistema Freewell K2 molto adatto anche ai cosiddetti hybrid shooter, chi scatta foto ma gira anche video. Credo che sia un'ottima opportunità. Se fai soltanto foto, a mio avviso puoi guardare altrove e trovare sistemi magari più voluminosi, magari più costosi, ma sicuramente più versatili. Poi ci sono quelli come me che magari preferiscono avere un'attrezzatura compatta, estremamente trasportabile, anche al costo di fare qualche rinuncia, e in questo senso personalmente io continuo a preferire il vecchio sistema di VND Freewell proprio per le sue dimensioni ultra compatte. Considera però che io giro video praticamente con un solo obiettivo, per cui non mi trovo a dover smontare continuamente l'anello, e l'anello del vecchio sistema di filtri ND variabili di Freewell è compatibile anche con gli altri filtri magnetici estremamente veloci, un sistema completissimo, velocissimi da sostituire, insomma davvero molto comodi. Ho recensito questi 2 sistemi qua sul canale YouTube, dunque dagli un'occhiata, ti linko i 2 video qui accanto, fai click per guardarli. Io ti ringrazio per aver guardato questo video, ti ricordo il link nella descrizione qui sotto
affrettati se vuoi acquistare questi filtri, perché è una questione di soldi, ma soprattutto ricordati, non smettere mai di imparare. Ci vediamo nel prossimo video.